Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Questa volta ci soffermeremo su uno dei misteri per eccellenza della storia del calcio italiano, lo scandalo del calcio scommesse del 1980, che ebbe ripercussioni sulle fondamenta del sistema, ma che a distanza di 40 anni, anniversario caduto proprio in questo 2020, ancora presenta diversi punti oscuri. Stavolta però ci concentreremo sul lato meno conosciuto dell'inchiesta. E parleremo dunque di calcio scommesse, le verità nascoste e i dubbi sull'inchiesta. Il giorno in cui arrestarono il calcio. Così chiamarono il momento in cui in Italia esplose lo scandalo del Totonero, partite per le quali i calciatori garantivano accomodamenti per permettere di regolare il flusso delle scommesse clandestine sul calcio. All'epoca non era infatti possibile scommettere sui singoli match come oggi, c'era solo il Totocalcio, ma libratori clandestini gestivano un grande flusso di denaro sotto banco. Lo scenario di tutta la vicenda è un ristorante nei pressi di Piazza del Popolo, La Lampara, gestito da un certo Alvaro Trinca e frequentato da molti calciatori della Serie A, in particolare della Lazio e della Roma. Conoscenze che suggerirono a Trinca un'idea nella quale coinvolse un socio, il commerciante ortofrutticolo Massimo Cruciani, a domesticare le partite dei professionisti ed arricchirsi con le scommesse, versando poi una quota ai calciatori eventualmente interessati nella combine. Come riporta Wikipedia, la prima gara interessata fu l'amichevole Palermo-Lazio del 1 novembre 1979, finita in pareggio come preventivato. Fu truccato con successo anche un Milan-Lazio 2-1 del 6 gennaio 1980, grazie all'aiuto del presidente dei rossoneri Felice Colombo e dei giocatori Albertosi e Morini del Milan, Giordano, Manfredonia, Cacciatori e Wilson della Lazio. Anche altre partite furono interessate dal giro di scommesse, ma non si conclusero come preventivato. Così, nel giro di 2 mesi, Cruciani e Trinca persero centinaia di milioni. Pertanto, il 1 marzo 1980, i due presentarono un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, sostenendo di essere stati truffati, e fecero i nomi di 27 calciatori e 12 società di Serie A e B. Il 23 marzo scattarono gli arresti, come testimoniato nelle immagini Rai di 90° minuto, con Giampiero Galeazzi in collegamento con Paolo Valenti. Ti chiamo un po' più tardi nel caso. Mi richiami tu? Sì, perché adesso mi chiede Galeazzi la linea dall'Olimpico. Pronto Galeazzi? Ecco, siamo in onda. Sì, Galeazzi, sì, sei in onda, che cosa c'è? Allora, caro Paolo, guarda, qui gli spogliatoi dell'Olimpico sono chiusi, non fanno entrare i giornalisti, evidentemente è successo qualcosa. Si parla di mandati di cattura, come vedi, questo naturalmente si parla così per sentito dire, niente di deciso. Vedete inquadrata qui all'uscita del campo una macchina della polizia e un taxi. Il taxi mi dicono che è per l'arbitro, è un fatto un po' eccezionale questo di vedere un taxi in campo, ma c'è anche un tipo di uscita anche dal campo, perché qui all'Olimpico ci sono vari ingressi, anche passando dallo stadio delle statue, lo stadio dei marmi che è qui a fianco. E come vedi qui c'è una macchina della polizia che sta aspettando non sappiamo chi. È un fatto un po' straordinario, eccola inquadrata. Si parla, i colleghi della stampa naturalmente sono al di fuori degli spogliatoi, non è mai successo che alla fine della partita le due squadre non facciano entrare la stampa. Questo per dato di cronaca, vediamo queste immagini e nei nostri notiziari vedremo notizie più certe, più sicure sul fatto. Sì, noi appunto vi diamo i nomi delle persone sicure che sono state fermate appunto dalla Guardia di Finanza, lo ripeto, sono a Palermo Magherini, a Milano Morini, Albertosi e il presidente Felice Colombo, a Roma Zecchini e Della Martira, a Pescara per la Lazio Manfredonia, Wilson, Giordano e Cacciatori, ad Avellino Stefano Pellegrini e a Genova Girardi. Le condanne più pesanti arrivarono in secondo grado. Questo avvenne perché il reato di frode sportiva nel 1980 non esisteva, ma qui entra in gioco il presidente della FIGC, presidente dell'UEFA. Artemio Franchi è uno degli uomini più potenti e sembra che un suo intervento abbia spinto la Commissione d'Appello federale a produrre condanne più pesanti. Lazio e Milan in Serie B, pioggia di penalizzazioni in tutte le serie professionistiche. Soprattutto Enzo Bearzot si ritrova senza mezzo attacco per gli europei del 1980, squalificati Paolo Rossi e Bruno Giordano. Proprio la nazionale però potrebbe aver portato a stralciare un match particolarmente importante per l'inchiesta.
Il 13 gennaio del 1980 Bologna e Juventus si affrontano allo stadio Dallara, pareggiando 1-1. La partita farebbe parte di quelle accomodate, un pareggio sul quale scommettere e fare soldi facili. La Juventus di Trapattoni è la spina dorsale della nazionale, un eventuale coinvolgimento dei bianconeri sarebbe devastante per tutto il calcio italiano. Ma i riscontri su questa partita inizialmente scarseggiano e al processo Cruciani non testimoniò, senza aver nulla dunque da raccontare su questo particolare match legato allo scandalo del Totonero. Come in tutti i gialli che si rispettino, però, anche stavolta c'è un vero e proprio elemento di rottura, anzi due. Il caso volle che tra le fila del Bologna militino in quella stagione due veri una bomber del calcio italiano, spesso capaci di far tremare con le loro rivelazioni tutto il sistema sportivo. Si tratta di Carlo Petrini e Arcadio Spinozzi. Il primo, con il suo libro Nel fango del dio pallone, ha squarciato il velo d'omertà su tanti misteri e scandali del calcio italiano, dalle pratiche dopanti alle partite truccate. Oltre che nel suo libro, Petrini ribadì la sua versione anche alla trasmissione televisiva Le Iene. Le due società si misero d'accordo e chi quel giorno non avesse accettato quell'accordo non avrebbe giocato. Chi ce lo comunicò? Arrivò negli spogliatoi il direttore sportivo di quei tempi e disse: questa partita deve finire in pareggio. Abbiamo scommesso tutti nel Bologna, tranne due, Angelo Castronaro e Renato Sali. Lo dissi a Trapattoni e Causio in cima alla scalinata dello spogliatoio del Bologna. E loro che risposero di non preoccuparmi, che la partita sarebbe andata come doveva andare. Petrini fu poi condannato in merito all'inchiesta sul Totonero per un altro match disputato dal Bologna contro l'Avellino. Il racconto dettagliato di quella partita lo offre Arcadio Spinozzi nel suo libro Una vita da Lazio, che di fatto è l'autobiografia della sua vita da calciatore e che parla anche di quel Juventus Bologna. Il mercoledì precedente la sfida con la Juventus ci fu una riunione improvvisa a Casteldebole convocata dalla società. Ci riferirono che dei non meglio precisati dirigenti del club bianconero avevano proposto di chiudere con un pareggio. La Juventus veniva da 3 sconfitte consecutive e un altro KO avrebbe avuto ripercussioni anche sulla nazionale. L'accordo prevedeva di giocare una gara vera, ma con l'obiettivo di chiudere l'incontro in parità. Appena scesi in campo però avemmo l'impressione che tra i calciatori della Juventus ci fosse un altro accordo e la presenza di alcuni giocatori bianconeri famosi per la loro inaffidabilità non ci faceva stare tranquilli. Dopo la prima rete segnata dalla Juventus, infatti, ci furono momenti di grande concitazione in campo. L'inatteso quanto casuale vantaggio fece perdere la memoria ad alcuni dei nostri avversari. In campo non c'era più dialogo, dalla panchina facevano finta di niente e al loro mutismo si contrapponeva la nostra ira. Volavano parole grosse e minacce nei confronti dei bianconeri. L'autogol di Brio ristabilì momentaneamente la pace in campo. A una manciata di secondi dalla fine, mentre in campo si faceva solo accademia, Roberto Bettega si gettò al centro su un cross di Causio e calciò da pochi metri a botta sicura. Il nostro Albinelli, in un tentativo disperato di evitare il gol, allungò il braccio sulla linea di porta e colpì il pallone che finì sopra la traversa. L'arbitro, forse coperto, non vide il clamoroso fallo di mano. Alle vibranti proteste di Bettega seguì un tentativo di aggressione da parte nostra nei suoi confronti, che continuò anche qualche istante dopo nel buio del sottopassaggio. La partita finì 1-1 come concordato, ma negli spogliatoi successe un po' di tutto. Nonostante i resoconti di alcuni addetti ai lavori che ascoltarono tutti i colloqui tra noi giocatori e le panchine, Bologna e Juventus uscì dall'inchiesta come per incanto, forse perché alcuni testimoni chiave non si presentarono in seguito al processo sportivo. Parole pesanti che si aggiungono ai dubbi su altre partite e altri personaggi. Molte voci riguardarono anche calciatori della Roma, abituali frequentatori del ristorante di Trinca, al pari di quelli della Lazio. In particolare il portiere Paolo Conti e Santarini, che a distanza di anni sono stati però risarciti per i danni morali, per essere stati accostati in un'inchiesta in cui non si produssero prove contro di loro. Altri affermarono che alcuni presidenti di club pagarono per il silenzio di Trinca e Cruciani per non essere coinvolti e conseguentemente essere esclusi dalle testimonianze. Altri ancora analizzarono il fatto che squadre coinvolte nella presunta combin di più partite come Avellino e Perugia furono penalizzate e mantenute in Serie A, squadre come Milan e Lazio, nomi grossi e forse più appetibili per l'inchiesta, invece condannate alla retrocessione. Le ricerche sugli atti e sugli articoli dei giornali dicono che nel campionato 1979-80 le uniche squadre prive di sospetti o accuse esplicite mai citate negli atti dell'inchiesta furono l'Inter e il Catanzaro. Forse il 1980, segnato l'anno zero, il giorno in cui arrestarono il calcio italiano, fece capire come si decise di far pagare alcuni, accertata la loro colpevolezza in ambito sportivo, per colpe che probabilmente abbracciavano l'intero sistema con rarissime ed isolate eccezioni. In questo senso furono significative le parole di Paolo Rossi, che terminò la sua squalifica 2 mesi prima all'inizio del mondiale del 1980.
1982, in cui fu protagonista solo grazie alla testardaggine di Enzo Bearzot, che lo volle con sé oltre ogni evidenza. Rossi affermò: dovesse capitare di nuovo, non mi ripresenterei davanti ai giudici sportivi. Il primo processo, quello della giustizia sportiva, è stato una buffonata. È terribile essere giudicati da gente simile, essere accusati di reati mai commessi, essere condannati senza la minima prova. E questa macchia adesso chi me la cancella? Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!